Vai. Chi è che sta cantando? Una bella attrice. Audrey Hepburn, Esatto. Colazione da Tiffany, Esatto. Harry Mancini, e la traccia si chiama Moon River. Come romantico Giulio, ma il gancio con l'amplificatore è spontaneo. È spontaneo perché stiamo parlando di Moon River Audio. Esatto. Nella fattispecie il modello 404, Sì. che è uno dei 3 oggetti che si trovano nel ricchissimo catalogo di Moon River Audio, che è composto da questo integrato, la versione reference dello stesso integrato e di un prefono. Il prezzo? Il prezzo è di 3.499 per questa versione qua, che però, attenzione, è il prezzo senza moduli aggiuntivi di cui poi vi diremo il prezzo, ma che possono essere DAC o USB o SPDIF, non E, O. Sì, perché o c'è l'uno un buco o l'altro. solo C'è un dietro. buco solo dietro. Altresì può essere una sezione fono che può essere declinata soltanto MM o MM-MC con regolazione. Ma basta, perché sennò dopo andiamo troppo nella descrizione. E Allora, non ci possiamo sentire Moon River. Esatto, www.audio2g.it o .com, subscribe, campanella, tra poco, ciao! Molto bene Giulio, allora vai, tu hai studiato tantissimo questo amplificatore che è fatto in Svezia, a Malmo. a Malmo da un greco. Da un signore che ha un nome, sì, che sembra effettivamente di ascendenza greca. E poi dopo vi dico come si chiama, adesso mi sfugge. Sarchidis. No, George, vabbè, non me lo ricordo. Vabbè. Dunque, un oggetto che secondo me parte con un brief progettuale estremamente chiaro. Abbassiamo. Dunque è un amplificatore integrato di potenza piuttosto limitata, una cinquantina di watt, con un look effettivamente da amplificatore vintage. Lo vediamo in overlay, ci sono gli accenni di fiancatine metalliche. Di legno, perdonatemi. Ma ci sono tanti indizi. Il balance, che infatti il progettista ci tiene a dire sul manuale, non è molto utilizzato oggigiorno, ma secondo me è particolarmente utile in situazioni in cui avete un ambiente asimmetrico o i diffusori posizionati asimmetricamente. È un'ancora di salvezza. Così come il circuito del tape monitor, che lui ci tiene a dire anche questo, pochi lo usano oggigiorno, ma secondo noi per le registrazioni, ora noi aggiungiamo per le registrazioni francamente, forse pochi, no. Però lui dice per aggiungere un processore esterno, e questo ci potrebbe anche stare. Tra l'altro hanno fatto una gran fatica perché siccome il tape monitor sarebbe un pulsante, sì, è on e off, ma un pulsante avrebbe rotto la simmetria del pannello frontale, il tape monitor, come state vedendo adesso in overlay, si fa attraverso una manopola. Lo hanno implementato su una manopola rotativa, questa quindi, cosa insomma, è un po' strana. Ad esempio dal punto di vista costruttivo, il progettista ci tiene a dire che loro utilizzano una PCB con tutti i componenti a foro passante. E questo è vero. E dice anche se l'SMD che va per la maggiore è più economico, funziona anche bene, però a me piace il sistema a foro passante. Questo perché il signor George ha una precedente esperienza come riparatore e quindi effettivamente la riparazione è molto più semplice e effettivamente lo vedremo nello sventramento, ma noi un'occhiata dentro gli abbiamo già data, ha una costruzione molto molto lineare, semplice, chiara e quindi facile da riparare. Al di là di tutto però c'è da dire una cosa, che questo signore, che potrebbe essere giudicato, liquidato con forse con una critica un po' sferzante, dicendo è uno che ha seguito la moda in qualche maniera, sta dando a un determinato tipo di pubblico quello che quel pubblico si vuol sentir dire e dare.
Però a una lettura più attenta e ad un ascolto più attento va detto che ha proposto un amplificatore che una sua ragion d'essere ce l'ha, cioè effettivamente sembra un po' di ascoltare un prodotto di qualche decennio fa, ma senza le magagne del prodotto di qualche decennio fa. Noi ne abbiamo visti di amplificatori integrati, sto pensando alla 1 di Musical Fidelity, al Name, insomma alcuni prodotti che hanno un po' ripreso, al Mission, che hanno ripreso una estetica e l'hanno attualizzata. E questo signore evidentemente, siccome Moonriver è un'azienda che esiste da poco prima del Covid, qualcosa del genere, 2019, da poco tempo, insomma non è che ha potuto fare leva su una tradizione consolidata preesistente, però ha ripreso in qualche maniera quei canoni di buona progettazione, buona realizzazione che avevano fatto sì che negli anni passati ci fossero dei prodotti sani, semplici, ben suonanti, senza grandi pretese. Tra l'altro lo vedremo meglio nello sventramento con una sezione finale che non è una sezione finale tradizionale, visto che usa gli integrati TDA, quindi sono integrati moderni, se vogliamo. Sì. Sempre nella letteratura loro ci tengono molto a dire che guardate, nessuno dei componenti utilizzati è stato utilizzato per motivi di economia né per semplicità, ma sono tutti stati accuratamente pensati, ragionati, selezionati per andare verso una direzione di suono. Qual è questa direzione di suono? È quella della... però lo diciamo, lo cominciamo... È interessante dirla perché loro se ne fanno una bandiera nella letteratura dicendo noi cerchiamo la massima neutralità possibile in modo tale di riuscire ad estrarre tutto ciò che c'è nel microsolco dell'LP, ma senza dare un risultato affaticante. Vediamo se... Sì, vediamo se ci sono riusciti. Non credo che dobbiamo dire altro, andiamo a sventrare? Non so, dal punto di vista della ergonomia vogliamo dire qualcosa in merito a questo? Giusto il telecomando, giusto, il remote control. Il remote control piccolino, forse un po' troppo piccolino, io mi ci sono un po' impicciato, magari qualcosa di un po' più grande l'avrei trovato più gradevole. Però c'è tutto quello che serve, che poi è pochissimo fondamentalmente, il volume, selezione degli ingressi. E poco altro, selezione degli ingressi fatta a relay, ovviamente visto che c'è il telecomando, direi basta. Vogliamo dire qualcosa sui diffusori con cui l'abbiamo... Allora, questi sono i miei amori, quindi lasciameli stare. Stavo dicendo, citiamoli però. Questi sono le Utah 8 che noi abbiamo utilizzato, sono arrivate qui proprio, come si dice in Italia e a Roma, a fagiolo, perché hanno una efficienza molto alta, circa 94 dB. Sì, e poi anche, secondo me, come filosofia sonica si sposano molto bene. Quindi un accostamento molto interessante, ammesso che qualcuno di voi abbia lo spazio per metterle, perché sono dei discreti cassoni, come dire. Giusto? Andiamo a vedere cosa c'è dentro. Ciao. Ciao. Subito qui, Giulio, ti voglio, piano piano, piano piano. Dove? Qui. No, perché in rete noi ci siamo informati rispetto a questo amplificatore, non avevamo trovato praticamente nulla. Questi sono dei TDA, che sono degli integrati amplificatori in classe AB, ok? In questo caso sono alimentati a 30-030. Perché sappiamo questo? Perché abbiamo misurato qui all'uscita del trasformatore, esattamente 22-022, che opportunamente moltiplicati perché passano per il ponte raddrizzatore e per i condensatori fanno circa 30 volt. Bene, dissipatore di grandissime dimensioni. Sì, anche se non ha molte, è grande ma non è molto alettato, come dire. No, però insomma la superficie radiante è parecchia. Sì, c'è, e tra l'altro è fissato attraverso queste due viti che vediamo al pannello inferiore. Questo è tutto un contenitore in ferro, quindi di fatto non dobbiamo interpretare questo dissipatore come l'unico elemento radiante. Esatto. Certo. Grosso trasformatore.
Grosso trasformatore, nella letteratura del prodotto ci tengono a sottolineare che ci sono 5 rail indipendenti per l'alimentazione e ci tengono anche molto a sottolineare il fatto che le ottime doti dinamiche dell'amplificatore sono dovute alla esuberante alimentazione riservata alla sezione preamplificatrice. Oh, allora, però dobbiamo dire che questo trasformatore è fatto molto bene con un pensiero audio, perché questo ha due primari, eccoli qua, primario 1 e primario 2, Pri 1 e Pri 2, Sì. e poi ha questo qui che è un secondario per il microprocessore, questi qui che sono i due secondari per left e right di potenza, e questo qui che è il secondario sicuramente grosso, quindi confermiamo quanto affermato, per la sezione di preamplificazione. Come lo so questo? Chiedimelo, Come lo sai? perché c'è scritto qua. Vedi. Sì. Arancione preamp AC in, questi sono gli AC in di left e right, e questo è microcontroller AC in. Eccolo qua. Oh, va detto che è tutto estremamente chiaro e ben documentato su questa PCB. Tra l'altro su questa PCB mi faceva piacere mostrarvi, io non so se riuscirete a leggerlo, questo simpatico temino Sì. che il buon George Polychromidis, che è il progettista, ha scritto in merito a questo apparecchio. Vediamo i connettori per la fono PCB, per la scheda fono opzionale, che, come poi è facile immaginare, trova il suo connettore sul pannello posteriore, dove c'è attualmente un tappo, ma nel momento in cui si va a installare la scheda si toglie il tappo e la si mette. Di schede ce ne sono due, una MM e una MMMC. Nel momento in cui le si va a montare bisogna intervenire su questo banchetto di switch in modo tale da far diventare l'ingresso 1, mentre invece l'ingresso 4 è quello che accoglierebbe il DAC opzionale, di cui qui si vedono i due connettori. Quindi fondamentalmente sappiamo che c'è un DAC USB e un DAC SPDIF. Benissimo, allora questa è la sezione finale con Sì. i suoi due ponti raddrizzatori separati. Ah, c'è da fare una premessa. Questo circuito stampato è lo stesso sia per questo modello che per il modello più costoso. Per il reference, sì. Infatti qui vediamo spazio per altri condensatori di filtro. Che supponiamo saranno popolati nel modello più costoso, supponiamo probabile. perché non lo sappiamo per certo. Come abbiamo detto, i due TDA che sono assicurati alla letta di raffreddamento, e quindi questa è la sezione finale. Accanto c'è la sezione di preamplificazione, c'è anche scritto chiaramente preamplifier, e sono praticamente certo che in questo caso è a singola alimentazione, nel caso del reference probabilmente sarà duale, sì, perché questo è alimentato a 0,20, quello probabilmente sarà alimentato a 20,020. Infatti vediamo alcuni spazi vuoti, compresi questi due per i due condensatori di filtro che sicuramente saranno per la sezione di preamplificazione migliore. In questo caso invece c'è un solo condensatore di filtro perché la tensione non è duale ma è singola. Però è uno solo, ma è prestigioso perché è un Rubicon. È un Rubicon 10.000 microfarad da 35 volt, quindi insomma è piuttosto Per corposo. chi non se ne fosse accorto, ma insomma è talmente facile accorgersene che è quasi superfluo dirlo, la scheda, la PCB unica, è tutta popolata di componenti a foro passante. Questo è un'altra delle cose che insomma il progettista ci tiene a dire, che loro, sì, per carità gli SMD funzionano bene, ma insomma loro preferiscono utilizzare la componentistica a foro passante. Quello che vediamo qua marchiato Moonriver, mi togli per cortesia Certo. il mazzo di cavi, è il microprocessore che sovrintende a tutte le varie operazioni di funzionamento, tra cui il soft start, perché lo ricordiamo, questo amplificatore non ha uno stand-by, va
semplicemente in accensione nel momento in cui si interviene sul pulsante che sta davanti. Esatto, main switch. Main Eccolo, switch, infatti eccolo poi qui. i cavi finiscono sull'interruttore di alimentazione che sta laggiù. Potenziometro del volume Alps. Lo mostriamo, eccolo qua, un super classico. Esatto. Il potenziometro qui del balance è un classicissimo potenziometro, però sta in parallelo al segnale, quindi non rovina, Diciamo, non non è sporca. intrusivo. Esatto, non è intrusivo. Semplici circuiti per la gestione degli interruttori sul pannello anteriore e poi direi che può anche bastare, Può no? anche bastare. Allora, Moon River Audio, Model 404, e qui abbiamo i binding post di uscita che nel modello reference abbiamo letto essere dei VBT di serie diciamo più pregiata, e poi qua abbiamo due uscite preamp, utile nel caso uno volesse mettere un subwoofer ad esempio, il gruppo del tape monitor con l'in e l'out e poi gli ingressi analogici e infine il ground per il giradischi. Sopra c'è il tappo, diciamo, che copre il buco qualora poi uno invece lo volesse popolare con la scheda DAC. Direi tutto piuttosto semplice. Benissimo, andiamo all'ascolto. Andiamo all'ascolto. Qualche sorpresina. Ciao. Ciao, ciao. Un amplificatore romantico, Giulio. Sì, un amplificatore romantico. Un amplificatore interessante secondo me. Allora, sicuramente c'è un pensiero dietro che è stato sviluppato dal signor George Polychronidis. Esatto, così quindi ci ricordiamo, ce lo siamo scritto. però è norvegese. No, svedese, però credo di ascendenza greca, È un probabilmente. greco-svedese. Esatto, probabilmente. Allora, sicuramente l'idea di fare una macchina moderna ma in chiave vintage ci sta. Però credo di interpretare il pensiero del signor George non volendo fare a tutti i costi una roba nostalgica. No, del Perché? resto parliamoci chiaro. Lui non si chiama Name, non si chiama tanti nomi Non si chiama importanti. Musical Fidelity, non si chiama... Esatto. Quello che doveva fare era un'operazione sensata di un prodotto che accarezzasse le linee e il suono del passato, ma magari con concezioni, componenti moderni o relativamente moderni. Mi domando, il pubblico a cui si rivolge questo prodotto è il pubblico dei vegliardi come noi o del giovane appassionato che si affaccia a questo mondo, che però ha sentito magari storie di un passato glorioso? Chissà, forse entrambi. Forse entrambi, anche perché io ci vedo tante cose che richiamano il vintage, quindi oggi va tanto di moda, Certo. Per cui è una politica di marketing molto molto intelligente, dove ogni frase, ogni cosa è pensata al millimetro, e su questo devo fare i complimenti, perché vedo, soprattutto da uomo di marketing quale spesso sono, che la comunicazione di moltissime aziende è estremamente approssimata e approssimativa. Loro hanno fatto, il nostro signor Polychronidis, così si chiama, ha fatto un lavoro veramente eccellente. Questo non vuol dire che il prodotto non valga, vuol dire, perché da una parte ci deve essere il valore del prodotto, dall'altra parte ci deve giustamente essere una narrazione che corrisponde col prodotto. In questo caso non vi ha detto nulla di più e nulla di meno, vi ha detto esattamente quello che quello che è, però ve lo ha detto in una maniera molto evocativa. Insomma, leggendo il sito, i testi del sito, ti viene proprio voglia di andartelo a sentire, di andartelo a vedere, a toccare questo oggetto, e l'oggetto corrisponde alle aspettative. Io non faccio mistero, mi immaginavo quando mi è stato proposto questo apparecchio che fosse un made in China che insomma, occhieggiava al vintage, nulla di più sbagliato, e nel momento in cui mi è stata messa in mano la scatola ho detto ok,
c'è parecchia sostanza, Sì, effettivamente. Quindi dal punto di vista costruttivo, l'abbiamo visto nello sventramento, il telaio è un telaio in acciaio fatto come Dio comanda, la componentistica è buona, il criterio progettuale è sano, ancorché di qualche anno o di qualche decennio fa, Sì. ma ripeto, pensato, ragionato. Quindi secondo me l'approccio progettuale e di comunicazione, come dici tu, è estremamente corretto. Vorrei solo chiedergli, magari vedrà questo video e ci risponderà, Magari. come mai la scelta dei TDA, quindi di amplificatori, di fatto sono dei piccoli power pack, quindi una sorta di amplificatori integrati, il che non deve far arricciare il naso, perché lì dentro ci sono alcuni transistor che di fatto corrispondono a come se fossero dei transistor esterni. Io quindi- mi immagino che la risposta che loro ti potrebbero dare è: abbiamo ascoltato N soluzioni, perché mi pare che comunque loro dicono che questo prodotto è stato sviluppato in 4 anni di prototipizzazione, e siamo arrivati alla conclusione che questo, nel complessivo del rapporto qualità-prezzo e quant'altro, era quello che suonava meglio. Io quello che vorrei chiedergli invece è la, devo dire, strana line-up, cioè il catalogo, perché il catalogo, lo ricordo, è questo amplificatore declinato in 2 versioni, la normale che abbiamo provato e la reference, che se non ho inteso male è dotata di una sezione di alimentazione ancora più curata Sì, e l'abbiamo visto ancora nello più sventramento, sì. diciamo, attenta. E poi un costoso nel confronto preamplificatore fono. Che costa circa 6.000 euro. Io sono praticamente certo che il nostro policromidi... 5.000, 4.999. Ok, 5.000 euro. Sono certo che il nostro signor George Policromidis sia un appassionato di vinile, ne sono praticamente Ma certo. è la prima cosa che lui dice nel sito: il nostro amplificatore va d'accordo con i vinili, quindi, ma anche con il resto. Certo. Quindi sicuramente Quindi 50 watt a canale. Noi abbiamo usato alcuni diffusori, tra i quali gli ultimi arrivati sono state le Indiana Line Utah 8, che sono molto efficienti e quindi hanno dato una mano importante, e devo dire il suono corrisponde poi esattamente con quella che è la narrazione dell'amplificatore, quindi un suono riposante, molto suadente, molto carezzevole. Non vi aspettate troppa dinamica, ma non nel senso che non è dinamico, nel senso che sa levigare e sa accompagnare l'ascolto. Ecco. Su questo discorso ti dico anche che io ho fatto diverse prove con le Vivid, le Kaya S12, che sono sicuramente un carico un po' più ostico per un amplificatore di relativamente bassa potenza, e ho apprezzato comunque una notevole capacità di swing dinamico, il che non vuol dire una notevole pressione, perché poi magari la pressione che sono riuscito a ottenere con le Vivid non era proprio così. Però ecco, la capacità di riproporre in maniera piuttosto credibile i contrasti, le microdinamiche, quella è una cosa che mi è piaciuta di questo amplificatore. Poi ci sono delle leziosità che io forse avrei evitato, una su tutte il tape monitor rotativo, che evidentemente è fatto soltanto perché c'è un discorso di simmetria. Come il dimmer, no? Come il dimmer, che sì, insomma, ma forse non è poi così importante, però complessivamente mi sembra azzeccata. Mi sembra azzeccata da un verso anche la scelta di dotarlo dei moduli opzionali, perché probabilmente chi compra un amplificatore di questo genere non ha piacere di mettersi in casa tante altre scatole, quindi la possibilità di averci l'ingresso fono e il DAC a bordo la trovo tutto sommato un'ottima idea. Sì, se però ricordi i prezzi... I prezzi non sono esattamente... perché il fono MM, la scheda fono MM costa 4,95, la scheda fono MC 5,99, il DAC USB 8,99, e questo è un po' costoso, e invece il DAC
che esce in SPDIF, entra in SPDIF, 599, quindi i moduli aggiuntivi. No, anche perché Giulio, 3,5 costa l'amplificatore, giusto? L'amplificatore abbiamo detto che costa 3.499. Quindi 3,5 più 800 euro per il DAC USB, siamo quasi a 4,5, siamo a 4,3, comincia, io il DAC lo sceglierei esterno. Lo sceglierei esterno, anche perché quel DAC ha solo l'ingresso USB, se ci voglio collegare il televisore, se ci voglio collegare il lettore di CD, questa è una scelta estremamente limitante, un solo ingresso. Probabilmente sì. Questo sinceramente... Ecco, forse questo diciamo costituisce un po' una pecca rispetto a un quadro generale che tendenzialmente io direi è molto positivo. L'oggetto è bello. L'oggetto è bello, a chi va bene questo amplificatore, a chi può piacere questo amplificatore? Prima di tutto ai catenacci come noi, alle persone di una certa età che apprezzano da una parte il design, dall'altra parte la costruzione, sicuramente un suono meno moderno di tanti amplificatori di ultima generazione che abbiamo ascoltato, quindi più incline al nostro modo di ascoltare, dall'altra anche tanti giovani che si stanno avvicinando e che preferiscono un ascolto un po' più rilassato e un po' meno adrenalinico. E aggressivo. Ecco, è aggressivo. Dal punto di vista della capacità di pilotaggio, chiaramente ricordatevi che è un 50 watt, quindi essendo un 50 watt o usate delle casse a efficienza piuttosto alta, come abbiamo fatto noi con le Utah, oppure dovete diminuire un po' le grandezze della stanza. Sì, esatto, non potete pensare di sonorizzarci un salotto particolarmente grande. Bravo, con casse magari da pavimento con tanti woofer, insomma è un abbinamento che va in qualche modo un po' pensato. Però sicuramente io il voto più glielo metto per l'originalità e per il pensiero che c'è dietro, che è un pensiero molto lucido e molto interessante. Anche perché ti dirò, Giulio, per fondare un'azienda che fa amplificatori con solamente 3 prodotti in gamma ci vuole coraggio. E ci devi credere tantissimo. Esatto, quindi si vede che questo è un progetto nel quale c'è coraggio e c'è credere nelle proprie idee, e questo secondo me va premiato. Complimenti al signor Giorgio. Complimenti al signor Giorgio. Bene. www.audio2g.it o .com, subscribe, campanella, grazie di seguirci, siete sempre di più e a noi questo fa veramente tanto piacere. Ciao! Ciao!